Ciao, in questo video vedremo come panelizzare facilmente tramite plugin Kikit. Oltre a panelizzare ci consente di esportare le figure dei PCB multiboard tipo quello che abbiamo visto nel video precedente. Andiamo sulla pagina principale di Kikit, che è questa, andiamo su Installation, Windows e ci fa vedere come dobbiamo installarlo. Dobbiamo aprire il prompt dei comandi di KiCad, facciamolo, questo qui. Una volta aperto dobbiamo digitare pip install kikit, lo copio, lo incollo, adesso io ce l'ho già installato, ovviamente si lamenterà che lo trova già installato. Per vedere se è installato correttamente possiamo scrivere kikit version, infatti mi dice version 172, oppure help, mi dice tutti i comandi a disposizione. Qui c'è tutto il manuale per come utilizzarlo. Si può usare da command line interface oppure da interfaccia grafica. Per usarlo con l'interfaccia grafica dobbiamo aprire KiCad, bisogna andare su gestione plugin e contenuti, cercare Kikit e fare installa e applica cambiamenti. La stessa cosa dobbiamo farlo nelle librerie, installare la Kikit library, allo stesso modo installa e applica cambiamenti. Vediamo prima di tutto la riga di comando, possiamo prepararci già come ho fatto io dei comandi, ad esempio Kikit panelizze, come deve essere layout e tutti i vari comandi, con già il nome della board d'ingresso e il nome della board di uscita, che poi andremo a vederli nel dettaglio quando vedremo l'interfaccia grafica. Adesso per farti vedere la potenza comunque della command line interface, che facendo un semplice copia e incolla ha già generato il tutto. All'interno del progetto trovo questo file che ho appena generato, se lo vado ad aprire, questo è stato generato adesso in riga di comando. Molto comodo quando dobbiamo fare cose ripetitive. Ci prepariamo gli script, li lanciamo in linea di comando e abbiamo subito la panelizzazione pronta. Apriamo questo circuito che abbiamo già visto nel video precedente. Sono le tre schede A, B, C, anche il PCB, eccola qui. Una volta installato il plugin ci ritroviamo queste due icone qui, oppure qui in strumenti possiamo fare aggiorna plugin se non compaiono, li possiamo anche richiamare da qui, o anche in preferenze. In plugin c'è la possibilità di accendere e spegnere i plugin. Questo visualizza o nasconde i reference. Se volessi nascondere tutti i reference, qui mi chiede su che layer, se voglio solo reference o evalue o solo i valori, così vedi ha nascosto tutto, così ritorna tutto visibile. Questi board B1, B2 e B3 fanno parte di simboli che si trovano nella libreria che abbiamo installato. Troviamo questa libreria nuova che si chiama PCM Kikit, dove c'è dentro i reference delle board. Questo error non so come venga usato perché non l'ho trovato nel manuale. I fiducial li usa Kikit quando si applicano i fiducial, e questo probabilmente è qualche altro simbolo di annotazione. Quello che ci interessa a noi è questo, che io ho già piazzato, dove gli ho dato il nome. Posso chiamarlo anche ABC senza problemi. Se io lo edito, riferimento A, quindi questa è la scheda A, questa è la scheda B, e questa è la scheda C. Salvo, clicco qui su Kikit Panelize, mi dice che bisogna aprire PCB
standalone. Allora chiudiamo questo, salvo l'ultima modifica, chiudo anche questo, vado in KiCad, qui troviamo dentro PCB Editor Standalone, dobbiamo lanciare questo, clicchiamo su Kikit, adesso non ci darà nessun errore, è perché da qui che dobbiamo scegliere il file di input, questo è il mio file di input, il file di output, consiglio di creare una directory, nuovo cartella panel, questa per panelizzazione, e dentro gli scriviamo il nome del file. In questo caso lo chiamo A perché è il PCB A che voglio esportare per primo. Ok, e tutte queste opzioni le possiamo andare a vedere sul sito ufficiale dove ci fa vedere gli esempi. Questo qui è il primo esempio base. Sono 2 righe, 2 colonne, tab full e cut vcut. Andiamo a fare la stessa configurazione, quindi righe 2, colonne 2. Nota questi che si compilano in automatico, che poi possiamo salvare. Tab fulls, quindi andiamo sui tab full, cut vcut, che sono questi, cut vcut, quindi è questo quello che abbiamo inserito. Se adesso faccio analyze mi dà errore perché non ho selezionato la board. Siccome ho 3 board devo andare in source, se faccio rettangolo devo dare le posizioni assolute del PCB, però io siccome gli ho dato i nomi faccio annotation PCB A, lo troviamo scritto qui, e anche qui source type annotation ref A. Panelizziamo e qui sotto vediamo, qui ci dice preview only, il file è stato salvato come A in questo modo qui. Io potrei anche adesso salvare questo file qui, lo chiamo A, salva, così se devo rifarlo in un secondo momento ho già la configurazione pronta. Adesso lo facciamo sul PCB B, però anziché fare lo scoring, questo è un altro tipo di scoring, questo è lo scoring con le fresate, vediamo i mouse bit, sono i morsi di topo, che sono questi. Come bisogna fare? Layout grid, tab fixed, layout grid, è già grid, hspace, vspace, non dice niente, tab fixed 5 mm, tab fixed 5, cut mouse bit, andiamo su cut, e qui possiamo giocare con gli spazi, l'offset tra i vari fori, il prolong ci aggiunge altri fori oltre quello spazio qui, e già così possiamo provarlo. Panelizzo, andiamo a vedere il risultato, non va bene, c'è qualcosa che abbiamo dimenticato, che sono questi, hspace, vspace, almeno 2 mm ci vogliono. Panelizza, eccoli qua. Facciamo la scheda C, gli aggiungiamo il contorno, i fori sui bordi, la distanza facciamo 2 mm, 2 mm, i fiducial
3 fiducial, anche qui l'offset deve essere maggiore di quello, se no finiscono nel foro. 3 3. Posso mettere dei testi, qui la fresa in post finale, poi possiamo fare anche dei riempimenti di rame sul contorno. Vediamo come viene. Panelizza, mi dice che C non c'è perché l'ho scritto in minuscolo, a farlo maiuscolo. Ok, ed eccolo qui il risultato. Salvo anche il C, non ho salvato il B, però il concetto è questo. Salva, chiudo, adesso vado ad aprire il progetto. Dentro in panel mi trovo i PCB, li ho sempre sovrascritti con A, andavano creati, ogni volta ne andrebbe creato uno per ogni PCB. Adesso qui c'è un errore nelle configurazioni, però il concetto è questo: bisogna seguire attentamente le varie opzioni per arrivare al risultato che a noi ci interessa. Abbiamo tantissimi modi di fare. Se vogliamo esportare un singolo PCB senza panelizzazione, dobbiamo fare in questo modo. Dobbiamo sempre aprire il CS Editor in standalone, file di input è sempre questo, esporta panel, lo chiamo B, esportiamo il B, qui lascio una riga, una colonna, sorgente, annotation B, e già così dovrebbe esportarmi solo il B. Vediamo, panelizza, e abbiamo il circuito B esportato. Se vogliamo esportare anche il C, quindi qui gli cambio il nome del file, gli scrivo C, qui C, panelizza, questo è il C, rifacciamo anche la A, così ce li abbiamo tutti e tre. E qui ci scrivo A. E ho i 3 circuiti esportati singolarmente. E se chiudo questo editor in versione standalone, qui posso aprire singolarmente la A, il B, e il C. Per generare poi i Gerber. Questo è quello originale, quindi in quel modo qui diventa semplice. Se noi facciamo la modifica qui, non dobbiamo fare altro che aprire lo standalone e rilanciare le 3 esportazioni e avremo la generazione automatica dei 3 PCB singoli. Se invece avessimo bisogno di panelizzare con figure diverse, dovremo farlo con un programma esterno. A titolo informativo esiste questo programma open source che si chiama Gerber Tool, ma è molto ostico da utilizzare, quindi non tratterò in questo corso. Il video termina qui. Abbiamo visto questo plugin chiamato Kikit che ci consente di panelizzare in tantissimi modi diversi, molto utile per mandare in produzione i nostri circuiti stampati con più figure, e anche molto utile quando abbiamo a che fare con multiboard per esportare le singole figure. Per questo video è tutto, spero che ti sia stato utile e noi ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao!